Li vedete questi guanti? L'argomento di oggi è la toilette. Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale Infocamper. Come avete visto dal prologo, quest'oggi parliamo di toilette, parliamo della C200, la cassetta più nota ai nostri amici camperisti, installata su tantissimi veicoli. Adesso chiaramente ci sono le versioni nuove, ma questa rimane ancora una delle più famose. Parliamo del suo funzionamento e di risolvere un piccolo problema veramente molto semplice che potete fare veramente anche da voi, nel caso in cui capiti quello di cui stiamo per parlare. Innanzitutto parliamo prima del funzionamento della cassetta, in modo da capire precisamente dove intervenire, come intervenire, che cosa acquistare. Ok? Oggi video sicuramente semplice, perché il lavoro è molto semplice ma molto interessante. Prima di fare ciò però iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, come al solito attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, cassetta C200, abbiamo fatto diversi video relativi al funzionamento della cassetta, delle cassette in generale, il cui meccanismo interno di apertura e di chiusura, quindi di collegamento tra la parte interna del VC, della tazza dove noi ci sediamo, e il serbatoio inferiore è praticamente lo stesso. Ora ve la prendo e lo ripetiamo proprio con due parole. Allora, questa è la cassetta che conosciamo tutti, si compone del gomito per lo scarico, e questa è la cosa più semplice, del pulsante per fare entrare l'acqua all'interno, di questo strano oggetto di cui andremo proprio a parlare, di questo che è lo sfiato e di questa lama che mette in comunicazione, una volta inserita all'interno, la parte interna dalla parte del serbatoio stesso. Allora, principalmente la cosa importante è il meccanismo di apertura. Una volta inserita la cassetta al suo interno, questa lama, blade come dicono gli inglesi, scopre praticamente il serbatoio, che però rimane chiuso. Nel mentre noi inseriamo la cassetta c'è un meccanismo che va a prendere, tipo una forchetta, che è questa che state vedendo in questo momento qua, ve la indico adesso, che va a prendere la leva fatta in questa maniera, questo cilindro con la leva, che agisce direttamente sull'apertura e sulla chiusura. Eccolo qua, apre e chiude, apre e chiude. Quindi significa che dall'interno noi dobbiamo riuscire a manovrare questa leva gialla che gestisce tutto il meccanismo. Andiamo a vedere come si fa e che cosa succede all'interno, quindi dobbiamo dare un'occhiata all'interno. Sposto la camera così vi faccio vedere meglio. Eccoci qui dei piani inferiori, così siamo un pochino più comodi. Allora, una volta che abbiamo infilato la cassetta al suo interno, la movimentazione di quella leva che serve ad aprire e chiudere la ghigliottina viene effettuata da questo innesto, da questa forchetta, diciamo, che alla sua estremità presenta un foro con un tirante in acciaio inox. Un'estremità quindi è fissato tramite una rondella dentellata, che poi noi andremo a rimuovere, questa è la cosa importante, e all'altra estremità invece c'è proprio la leva. Vedete questa leva? Eccola qua. Questa leva in realtà è fulcrata in un punto e c'è la possibilità che questo punto tenda a svitarsi. È fissato con una boccola e una vite innestata direttamente sulla plastica. Questa si può perdere, si può svitare, la prima cosa, quindi nel caso in cui si sviti, alla fine si può semplicemente riavvitare con un pochino di attenzione e la funzionalità riprende. Quindi la leva nella sua rotazione tende a far movimentare l'apertura e la chiusura della ghigliottina. In questo caso in realtà abbiamo perso completamente la boccola e tutto, è rimasta solamente la leva, quindi dobbiamo sostituire la leva completamente. Possiamo utilizzare il kit Thetford, che si compone della leva stessa, della boccola, che è quella che abbiamo perso, e ci danno anche la vite in acciaio inox. Una vite particolare, ha un passo particolare che si adatta alle plastiche. Apriamo la confezione, vi faccio vedere la leva, la boccola e la vite in acciaio inox. Quindi la cosa da fare adesso è rimuovere il puntone che comanda per sfilare la leva stessa. Per fare questo abbiamo necessità di prendere un cacciavite, quindi per fare tutta questa operazione servirà un cacciavite piccolo piatto e un cacciavite di questi piccoli a croce. Questo cacciavite serve a rimuovere la rondella dentellata, che è questa qui,
eccola, la tiriamo giù. Questa rondella praticamente si infila solamente da un verso e poi rimane in sede. Sfiliamo il puntone, eccolo qui, vedete, e poi spingiamo all'interno, ok, e andiamo all'interno adesso a prendere la leva. Questa è la leva con l'asse in acciaio inox che abbiamo sfilato. Adesso, come vedete, la possiamo ruotare e la sganciamo. In realtà la leva non sarebbe da sostituire, però visto che ci siamo e nel kit ci viene fornita, a questo punto la sostituiamo anch'essa. Inseriamo quindi la leva, la parte nuova, eccola in questa maniera, così, e rientriamo dentro e la inseriamo dalla parte opposta. Bisogna fare un pochino di forza, ma eccola qui, sta in posizione, la riagganciamo. No. Era solo agganciata? Sì. E reinseriamo la rondella dentellata, così. Questa va a pressione, spingiamo magari con le forbici che hanno due denti. Eccolo qua. Quindi questa è in posizione. Adesso va inserita la boccola, questa di plastica con la vite. Allora la posizione mettiamo in questa maniera, ci posizioniamo così, ecco qui, questo è il punto preciso. Allora, la cosa importante adesso è quella di riprendere il filo, quindi come vi ho sempre detto, fate un giro al contrario fino a quando, ok, non sentite la filettatura che scatta e va all'interno. Eccolo qui, lo stringiamo per bene, perfetto, ecco qui, come vedete ecco la funzionalità, dovrebbe essere ripristinata, perfetto. Ecco qui, benissimo. Questo quindi è praticamente la soluzione a questo problema, veramente semplicissimo, però comunque interessante penso. Quindi adesso reinseriamo la cassetta al suo interno, andiamo dentro e vediamo se apre. Ok, avete visto? Abbiamo ripristinato la funzionalità, molto semplice, possiamo riconsegnare il veicolo al cliente. Quindi per questo tips / piccolo lavoretto di oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo come al solito. Ci vediamo alla prossima.